Fred Film Radio, io sono Niccolò Comotti, qui alla 78esima edizione del Festival Venezia e oggi sono in compagnia di Tony Servillo e Silvio Orlando. Benvenuti. Grazie, ben trovato. Avete lavorato sull'ultimo film di Costanzo, Aria Ferma. Abbiamo un tempo abbastanza limitato, quindi io adesso provo a entrare in gamba tesa con un domandone mappottone proprio, perché ho visto, soprattutto per il vostro tipo di performance, in più in questo panopticon ottocentesco, mi è venuto in mente il vecchio Foucault, però ho detto no, Foucault, la roba sulla prigione lo parliamo con Di Costanzo. Con voi ho fatto qualche ricerca e ho trovato cosa pensa dell'attore in senso lato Foucault, e non è che pensa esattamente a qualcosa, ma dice non chiedermi chi sono e non chiedermi di rimanere uguale. E nel contesto di Aria Ferma, in cui voi due vi siete scambiati, volevo proprio sentire le vostre, come avete creato le vostre sfaccettature, le costellazioni di questi due personaggi che si scambiano, non si scambiano, quindi il vostro lavoro dietro questo film. Io ho l'impressione che Leonardo Di Costanzo ci ha chiesto di non essere uguali, nel senso ha immaginato di affidarci dei ruoli che fossero diversi da quello che noi potevamo immaginare ci si confacesse, no? Insomma, sembrava piuttosto ovvio che fossi io il malavitoso e Silvio il carceriere, il sorvegliante, e invece avere sparigliato un po' le carte in questo senso e quindi non immaginarci uguali a come un'inerzia di immaginazione avrebbe voluto, ci ha molto aiutato, ci ha messo in una situazione scomoda iniziale che ha dato carburante, insomma, e entusiasmo, se ancora ve ne fosse bisogno dopo aver letto una bellissima sceneggiatura e stimare molto e poi non chiedermi il regista, non chiedermi chi sono, ecco, purtroppo anche in circostanze come queste noi siamo costretti a dire chi siamo in qualche modo, mentre invece sarebbe molto più bello rimanere confinati al palcoscenico, alla pellicola e non moltiplicare troppo le interviste alle quali non ci sottraiamo perché dobbiamo promuovere il film, però insomma questa è un'abitudine ormai, è un po' l'America che ci ha mangiato l'inconscio, no? Si vuole sapere talmente tanto di cose, noi fortunatamente siamo abbastanza restii a raccontare il nostro privato, almeno sia Silvio che io, e quindi insomma cerchiamo di fare in modo che il pubblico si diverta a immaginare chi siamo a seconda di quanti personaggi interpretiamo. No, io credo che invece per me, come l'ho intesa io nei decenni, l'arte della recitazione è un'arte da un lato della memoria, di partire dal tuo vissuto, da quello che sei, e dall'altro l'arte anche dell'ascolto. Sono le due cose principali per me, le caratteristiche principali, e in questo caso ovviamente nel mio bagaglio personale l'esperienza carceraria mi mancava, diciamo così, per cui ho dovuto esercitare la seconda arte, quella dell'ascolto. E quindi durante la lavorazione appunto c'erano persone che avevano avuto quell'esperienza, invece li ho ascoltati, ho cercato di entrare come si dice, in empatia con loro e con un personaggio che poi si racconta pochissimo e quindi non è che si esprime tanto, è tutta una questione di fisicità, e credo che sia un personaggio che esprime bene cosa sono io adesso come attore e come mia maturità espressiva, dove sono arrivato. Io vi ascolterei per ore, ma ci sono già i gesti minacciosi da dietro la regia che fanno rapidi. Così. Grazie Radio Freddy. Quindi grazie mille, ciao. Tony, grazie che belle Silvio, sedie. qui a Fred Film Radio, The Festival Insider. Fred Film Radio, Niccolò Comotti qui a Venezia 78 e oggi sono in compagnia di due bellissimi gentiluomini, guardate qua, sono con Leonardo Di Costanzo e Fabrizio Ferracane. Benvenuti. Grazie. Sei qui con Leonardo, sei qui col tuo ultimo film, sì. Aria Ferma. Sì. Ho già avuto il piacere di parlare con Tony e Silvio, quindi poi Fabrizio ho anche un po' bisogno della tua prospettiva, soprattutto riguardo alla parte, diciamo, d'attore. Però volevo iniziare con te, perché mi ha colpito tantissimo come sei riuscito a sovvertire l'idea di prigione, nel senso, cioè, la prigione è un paradosso che abbiamo accettato, è un non luogo in cui c'è del non tempo, dentro questo non luogo ci sono tante persone con più o meno tempo e più o meno libertà, e tu hai creato questo cortocircuito però, in cui hai fatto il paradosso del paradosso,
E voglio proprio, come ha detto prima il mio producer, siamo curiosi di sentire questa fenomenologia del cortocircuito, cioè come sei riuscito a spingere appunto quest'idea di sovverchiare e sovvertire la prigione stessa tramite questo film e con questa sorta di direzione. Ma questo io penso che sia semplicemente un problema di punto di vista, cioè di distanza con cui si osserva le cose o si racconta la realtà. È proprio un punto di... cioè queste cose che racconta il film, no? Queste 3 giornate, in realtà sono cose che già si osservano nei carceri anche in funzionamento oggi, cioè nel senso che questo scambio, questi momenti di diciamo di momenti in cui di comunicazione esistono anche, cioè, di empatia, anche di scambi di empatia che si incontrano nelle carceri, esiste, perché sono uomini che stanno lì dentro, costretti insieme, e spesso capita che nascono anche delle relazioni molto forti è molto complicato, è difficile per le guardie e per i detenuti costruire queste, ma anche psicologicamente per ognuno di loro. Cioè è molto più facile mantenere la distanza, vivere la distanza, cioè la distanza e quindi la distanza anche emotiva dall'altro, di fatto è molto più comodo perché l'avvicinamento è sempre rischioso per se stesso e per gli altri. Un po' il film lo racconta, perciò c'è la tensione, perché ognuno esce dal proprio ruolo e si avvia su territori che è quello dell'empatia, e lì è un problema rischioso, non solo rischioso perché possa accadere qualcosa, no? Una rivolta, cose così, ma anche rischioso individualmente. E succede in Tony, nel film, nel personaggio di Tony succede un po' nel personaggio di Ferracane, no? Che lui rappresenta quello che tiene più duro rispetto, no? Che è quello là che si vuole proteggere, la regola è un modo per proteggersi, però quando osserva tutto questo, no? In qualche modo dentro di lui qualcosa si muove. Ecco. Sì, infatti mi ricollego subito a quello che ha detto Leonardo riguardo ai ruoli e alla distanza. Infatti il tuo personaggio con la distanza, quando hai ricevuto la sceneggiatura, che hai letto il copione, come hai maturato questa sorta di, sai, stoicità, di cercare di rimanere la figura, quella ideale, tra virgolette, del tuo personaggio? Come hai maturato Franco? Ma l'ho maturata ovviamente con delle bellissime discussioni con Leonardo, no? In una terrazza romana mi ha spiegato come vedeva questo personaggio, a casa abbiamo fatto delle prove e tante telefonate, quello per forza devono succedere. Io faccio l'attore e sono uno strumento che lavoro in funzione della sua visione, questo è imprescindibile. Poi sì, devo ovviamente metterci del mio, ma in questo ho avuto anche la fortuna, perché secondo me avere degli scambi con sia carcerati che anche delle persone come gli agenti penitenziari è una fortuna. Io a Castelvetrano, nel mio paese, c'è questo carcere dove 2 o 3 volte abbiamo fatto degli spettacoli con la mia compagnia, quindi già ho avuto la fortuna di entrare, di sentire veramente quelle chiavi che sono pazzesche, quei rumori impressionanti di una porta che si chiude, dei documenti da dare, di questa quasi che entri in un labirinto ogni volta, e quindi poi vai lì e ci sono comunque, quello che diceva Leonardo, uomini che veramente, figurati se la distanza che vivono loro, no? Che prima che dal di fuori no? Queste sbarre, questi rumori, queste porte, e quindi un po' anche con questi amici miei, ho 2 amici che fanno gli agenti penitenziari, un po' mi hanno raccontato la loro esperienza, il loro modo e loro un po' sono anche sono Franco, poi quello è molto personale. Io penso che anche i piccoli gesti, come dicevamo ieri, possono essere utilissimi. C'è un gesto bellissimo che Fantaccini riceve dal personaggio di Tony Servillo, quando c'è la mano
un secondo, un microsecondo. Io penso che anche un gesto del genere, magari a un detenuto può far passare una giornata in maniera diversa, non lo so, però vedo che c'è un'emozione anche in quel gesto. Infatti c'è tanta emozione, c'è tanto da vedere, infatti vi invitiamo tutti a vedere il tuo ultimo film, parliamo di Aria Ferma. Grazie ancora Leonardo, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Per essere qui a Fred Film Radio, The Festival Insider.